Ragazzi, mettiamo subito le cose in chiaro. Il Tonex One è diventato il multieffetto economico più chiacchierato dell'anno. Tutti i canali YouTube ne parlano, il web è pieno di recensioni positive e costa relativamente poco. Ma oggi vi dimostrerò perché il nuovissimo Valeton GP5, che costa circa la metà e include oltre 100 effetti, potrebbe essere la scelta vincente. E quello che scoprirete cambierà completamente la vostra idea sui multieffetti economici. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e voglio iniziare questo video ringraziando Valeton per avermi inviato il GP5 per una recensione onesta e sincera. Aprendo la scatola del Valeton GP5, oltre al pedale troviamo il breve manuale di istruzioni. Il pedale, ragazzi, è compatto nel classico formato mini, ha un piccolo display LCD a colori, messo nella posizione centrale, due potenziometri, uno per regolare il volume e uno cliccabile per regolare i vari parametri, un foot switch e di lato ci sono le connessioni jack per la chitarra o il basso. Abbiamo a sinistra l'ingresso mono e a destra l'uscita stereo TRS che funziona anche come uscita cuffie. Mentre sul retro abbiamo la porta USB-C per interfacciarlo al computer e per alimentare il pedale e anche ovviamente l'ingresso per un alimentatore dedicato da 9 volts. La costruzione è interamente in metallo, è molto solida, ha una rifinitura opaca molto bella al tatto, all'interno poi ha il supporto Bluetooth per riprodurre le backing track senza avere quindi dei cavi, è una comodità che molti sottovalutano. E sebbene come aspetto sia simile al Tonex One, quest'ultimo non ha né lo schermo LCD né la connessione Bluetooth. E qui arriva il primo punto importante che molti non dicono chiaramente. Il Tonex One, sebbene eccelle nel suono degli amplificatori ed ha una latenza leggermente più bassa rispetto al GP5, parliamo di circa 4 millisecondi di differenza, e usa un formato proprietario per la profilazione, il GP5 usa il più comune NAM, che è un formato aperto e condivisibile. Inoltre il GP5 ha a disposizione 60 effetti contro i 15 del Tonex One e 100 preset contro i 20 del Tonex. Il GP5 poi ha anche la possibilità di usare il protocollo MIDI tramite la porta USB-C, mentre il Tonex One no. La conversione però è migliore nel Tonex One, che lavora a 24 bit, mentre il GP5 a 16, anche se internamente opera a 24 bit, 44.1 kHz. Ragazzi, faccio una domanda: voi preferite più il Tonex One o il GP5? La vostra risposta è per me di fondamentale importanza, non ci dormo la notte. Scrivetelo con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò, ma accendiamo subito il GP5. Abbiamo una libreria di 50 suoni chiamati Snaptone più 50 memorizzabili dall'utente e supporta fino a 20 impulse responses di terze parti, con modelli tipo Fender Twin, Marshall GCM 800, Vox AC30 che sono già pronti all'uso. Marshall simulato risponde molto bene, il Fender Twin ha quella brillantezza tipica di quegli ampli e il Vox AC30 mantiene le caratteristiche che ti aspetteresti. La qualità sonora di base è decisamente buona, non stiamo parlando ovviamente di un camper da 3.000 euro, ma per quello che costa il risultato è più che accettabile. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un Tonex One e cablatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio
Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Mai! Probabilmente il Tone X1 suona leggermente più definito sui transienti, ma qui stiamo parlando di sfumature che solo un orecchio molto allenato può cogliere. In un mix potete stare sicuri che nessuno si accorgerà che state suonando un modello o l'altro. Anche la risposta dinamica è molto buona, con i pick-up single coil il GP5 reagisce molto bene quando suono piano e si apre gradualmente aumentando l'intensità dell'attacco. Con l'humbucker la saturazione aumenta in modo naturale e controllato. Il Tone X1 si comporta in maniera molto simile, forse con una risposta leggermente più veloce, ma la differenza, ragazzi, non è drammatica. Come dicevo prima, le differenze di latenza di soli 4 millisecondi rimane impercettibile e il convertitore USB del GP5 registra in maniera pulita senza disturbi o ronzini. In questa prima parte del test il GP5 non presenta problemi evidenti. Probabilmente il Tone X1 ha qualche punto in più sulla precisione nella profilazione, ma la differenza secondo me non giustifica da sola la scelta di uno rispetto all'altro. Ma aspettate di vedere cosa succede quando iniziamo a parlare di effetti e modulazioni. Ragazzi, facciamo due conti veloci. Il Tone X1 costa circa 160 euro e ha a disposizione 15 effetti e 9 blocchi che possono essere pre o post amp, mentre il GP5 costa 80 euro e include 60 effetti sempre con 9 blocchi che la maggior parte possiamo ordinare come vogliamo per ogni singolo preset. Gli effetti del GP5 sono noise gate, preamp, distorsioni, simulatori di ampli, cabinet, equalizzatori, modulazioni, delay e riverberi, tutti regolati e molto musicali. Ma vediamo alcuni scenari reali. Il chitarrista che suona in casa per divertimento, ad esempio. Il GP5 gli offre tutto subito, plug and play. Possiamo interfacciarlo ad un ampli, inserirlo in una pedaliera e dopo vi farò vedere, o suonarci direttamente in cuffia. Chi fa serate nei locali può prepararsi dei preset pronti per ogni canzone, facilmente richiamabili grazie al foot switch e volendo nessun altro pedale extra da trasportare. E chi registra nel proprio home studio ha un collegamento USB diretto, degli effetti di qualità e zero compromessi. L'audio infatti che avete sentito l'ho registrato direttamente dall'uscita USB del GP5 e questo pedale offre tutto quello che serve per suonare professionalmente a circa 80 euro. Ragazzi, è impensabile avere tutto quanto per questa cifra. Se poi non sapete come usare gli effetti, allora fate un investimento su voi stessi e andate a studiare il mio corso Suoni Effetti, dove imparerete a gestire i 17 effetti più utilizzati dai chitarristi e a creare 29 catene adatte a qualsiasi genere. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. E se poi andiamo a usare l'app dedicata si aprono delle possibilità impensabili. La connessione Bluetooth avviene in pochissimi secondi e subito vediamo l'interfaccia principale. Tutto è disposto in una schermata singola con la catena del segnale ben visibile e potete selezionare qualsiasi parametro per modificarlo immediatamente. E l'app gestisce tutte le 100 patch senza dover navigare tra menu complicati o funzioni nascoste. L'editing infatti in tempo reale funziona benissimo con questo pedale e mentre suoni puoi modificare qualsiasi parametro toccando lo schermo in modo da sentire subito le differenze. E questo ti permette di affinare i tuoi suoni mentre stai suonando senza interruzioni. E se non volete entrare nei dettagli, la libreria di preset del GP5 contiene dei suoni completi e subito utilizzabili. E per quanto riguarda l'importazione di contenuti esterni, il GP5 supporta i NAM e gli Impulse Responses che potete scaricare gratuitamente online. Basta connettere il GP5 con il cavo USB-C al computer e aprire il software di gestione dedicato, sia per PC che per Mac. E una volta caricati i file, li trasferisci nel pedale e sono pronti all'uso. L'interfaccia fisica mostra dei vantaggi evidenti. Il GP5 infatti ha un display LCD colorato che mostra chiaramente quale preset stai suonando, i parametri attivi e il livello del segnale. Il foot switch è programmabile in 4 modalità diverse: patch, song list, stop control e tuner, ed è adattabile quindi alle tue esigenze specifiche. Include anche un accordatore integrato. E durante una performance dal vivo switchare tra i preset con il GP5 è immediato. Premi il foot switch e il cambio avviene senza interruzioni udibili. Il display ti conferma sempre dove sei e cosa stai facendo, eliminando quindi ogni dubbio durante l'esecuzione. E per chi vuole può collegarci tranquillamente un controller MIDI per avere una maggiore versatilità.
Per un principiante o chitarrista intermedio il GP5 offre un'esperienza molto fluida e completa, non devi essere un tecnico del suono per ottenere subito dei bei suoni e l'app ti guida naturalmente verso le impostazioni giuste, senza inutili complicazioni. Ragazzi, ma quello che rende davvero speciale questo pedale non è solo la facilità d'uso. A mio avviso il valido GP5 rappresenta un valore incredibile, costa quanto un accordatore buono, ma offre funzionalità da studio completo. Circa 80 euro, la metà del Tone X1, ma con tutto quello che serve per suonare professionalmente. La prossima volta che qualcuno vi dirà che dovrete spendere tanto per avere un bel suono, mostrategli questo video. Ovviamente la scelta fatela anche in base alle vostre preferenze e al vostro portafoglio. Dimenticavo, per gli amanti dei pedali analogici potete creare un setup ibrido molto interessante. Questa che vedete è la mia pedaliera nano che uso a casa o quando non voglio portarmi in giro troppe cose, e ora andrò a sostituire il mio accordatore, il Polytune Mini, con il Valiton GP5 che fa anche da accordatore e che mi permetterà di lasciare il mio amplificatore a casa. In questo modo, ragazzi, abbiamo il meglio di entrambi i mondi, analogico e digitale. E se volete vedere nei dettagli questa pedaliera nano e perché ho scelto proprio questi pedali, cliccate il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!